Immagina di essere in un ospedale. Un medico sta osservando una risonanza magnetica mentre accanto a lui un software di intelligenza artificiale evidenzia una possibile anomalia che potrebbe essere un tumore. Non è fantascienza, succede già oggi. Ma a questo punto nasce una domanda inevitabile. Chi garantisce che quel software non sia influenzato da pregiudizi nei dati? Chi garantisce che funzioni davvero come promesso? E soprattutto, il medico può capire su cosa si basa quel risultato, oppure sta semplicemente fidandosi di una macchina? Quando l'intelligenza artificiale entra in ambiti così delicati, non possiamo permetterci sistemi che funzionano come una scatola nera, cioè strumenti che producono output senza permetterci di capire cosa succede davvero dietro le quinte. Ed è proprio qui che entra in gioco il cuore operativo dell'AI Act. Nel video precedente abbiamo visto come l'Europa classifica i sistemi di AI in base al rischio e quando si entra nella categoria ad alto rischio. Oggi facciamo il passo successivo. Una volta che un sistema è high risk, cosa deve rispettare concretamente per essere legale sul mercato europeo? Per contestualizzare gli articoli dal 10 al 15 dell'AI Act, riprendiamo brevemente da dove ci eravamo lasciati nella scorsa puntata, precisamente agli articoli 8 e 9. L'articolo 8 è il ponte. Dice che i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio devono rispettare una serie di requisiti obbligatori. E l'articolo 9 introduce un principio che fa capire la filosofia della legge. Non basta controllare il sistema una volta, serve un sistema di gestione del rischio lungo tutto il ciclo di vita. Detto questo, il cuore di oggi è un altro, dall'articolo 10 all'articolo 15. Sono di fatto la checklist legale che trasforma l'AI ad alto rischio in un prodotto che può stare dentro sanità, banche, infrastrutture e lavoro senza diventare un pericolo. Partiamo dall'articolo 10. Qui il regolamento entra dritto nel carburante dell'intelligenza artificiale. I dati. L'articolo 10 impone requisiti su data governance e qualità dei dataset. Devono essere pertinenti, rappresentativi, il più possibile accurati e privi di distorsioni. E non è un tecnicismo. Il perché è semplice. Se addestri un algoritmo su dati sbagliati, ottieni decisioni sbagliate. Pensate ad un sistema per le assunzioni addestrato soprattutto su curriculum maschili. Rischia di penalizzare le candidature femminili in automatico. L'articolo 10 nasce proprio per evitare che l'AI diventi un meccanismo di discriminazione invisibile, ma legalmente validato. Ora, come facciamo a verificare che tutto questo sia stato fatto davvero? Qui entra in gioco l'articolo 11 sulla documentazione tecnica. In pratica, l'articolo 11 richiede che il sistema abbia una sorta di carta d'identità completa, come è stato progettato, come funziona, come è stato testato, con quali limiti e in quali condizioni. Perché questa norma esiste? Perché un sistema ad alto rischio deve essere auditabile. Se un'autorità deve controllare un software medico o un sistema usato in un ospedale, deve poter ricostruire e verificare la logica del prodotto, non può basarsi su "fidatevi, funziona". E non basta sapere come è stato costruito. Dobbiamo anche sapere cosa succede mentre il sistema opera nel mondo reale. Qui arriva l'articolo 12, che impone la registrazione automatica degli eventi, cioè il logging. Quando prima parlavo di scatola nera, intendevo esattamente questo. Come negli aerei esiste un registratore che permette di ricostruire cosa è successo prima di un incidente, l'articolo 12 impone che i sistemi high risk registrino informazioni utili a capire come hanno operato. Se un algoritmo segnala male una priorità clinica o se produce un output anomalo, i log servono a rispondere alla domanda più importante. Che cosa è successo? Quando e in che condizioni? Senza questa tracciabilità, spesso un errore resterebbe una nebbia totale. Poi c'è l'articolo 13, che riguarda un aspetto spesso sottovalutato. Le informazioni verso chi usa il sistema, cioè trasparenza e istruzioni. L'articolo 13 dice, in sostanza, che chi adotta un AI ad alto rischio non deve trovarsi davanti a un enigma. Devono essere fornite istruzioni chiare e comprensibili, informazioni su limiti, performance e modalità d'uso. Pensate a una banca che usa un modello per valutare il merito creditizio.
L'operatore non può limitarsi a vedere un punteggio e obbedire. Deve sapere che cosa quel punteggio significa, quali sono i casi in cui il sistema sbaglia di più e quando è necessario non seguirlo. Ed eccoci a uno dei pilastri più forti del regolamento, l'articolo 14 sulla supervisione umana. L'articolo 14 è la risposta europea all'idea «lasciamo decidere la macchina». No, il regolamento impone che questi sistemi siano progettati in modo che una persona possa supervisionarli, capirne i limiti e intervenire. In termini concreti, deve essere possibile correggere, ignorare un output o fermare il sistema se necessario. In sanità questo è cruciale. Il medico non può diventare un esecutore automatico dell'algoritmo. Il sistema deve essere costruito per evitare l'automation bias, cioè quella trappola psicologica per cui, quando una macchina sembra intelligente, tendiamo a fidarci troppo. Infine, l'articolo 15 mette lo scudo. Accuratezza, robustezza e cyber security. L'articolo 15 richiede che il sistema sia sufficientemente accurato e resistente agli errori, ma soprattutto che sia protetto da vulnerabilità e attacchi informatici. Questo è fondamentale perché l'AI non vive in un laboratorio, vive in reti, ospedali, aziende. Esistono attacchi che provano a manipolare i dati o l'ambiente in cui il modello opera per farlo sbagliare. E se stiamo parlando di diagnosi, triage o infrastrutture critiche, un attacco non è un problema IT, è un rischio per le persone. Quindi, ricapitoliamo in una frase. Dall'articolo 10 all'articolo 15, l'AI Act descrive come un sistema ad alto rischio deve essere costruito e gestito per essere affidabile. Dati solidi, documentazione verificabile, registri per ricostruire gli eventi, trasparenza per chi lo usa, supervisione umana reale e sicurezza informatica. È qui che l'AI Act smette di essere uno slogan e diventa un insieme di obblighi concreti. Spesso si dice che troppe regole frenano l'innovazione. L'AI Act propone una visione diversa. Senza fiducia, l'innovazione non scala e non dura. Questi articoli non servono a bloccare la tecnologia, ma a renderla abbastanza robusta da entrare nei settori più delicati della società. E per molte aziende, essere conformi a questi requisiti diventerà un marchio di qualità e un vantaggio competitivo enorme. Siamo solo a metà del viaggio nell'AI Act. Se questo video ti ha aiutato a fare chiarezza su come l'Europa intende rendere l'intelligenza artificiale più sicura e affidabile, iscriviti al canale e attiva la campanella.